When St. Nicholas entered the port of Bari, all of Apulia joyfully ran to meet him. The richness of the miracles occurred due to his merits attracted the souls of people from all over the world. Abbots, counts, presbyters, bishops, and people of all kinds flocked to his tomb. Traduci? Studia, Antonè, studia. Quando il Santo Nicola entrò nel porto di Bari, tutta la Puglia gioiosamente gli corse incontro. La ricchezza dei miracoli dovuti ai suoi meriti attirava genti da tutto il mondo. Abati, vescovi, presbiteri, conti e genti di tutti i tipi affollano la sua tomba. E che storia sarebbe? La storia della traslazione di San Nicola è scritta prima a Bari, poi in Russia, in Francia e quindi in Inghilterra. In latino ovviamente, ma io la so in inglese. In Inghilterra. Sì, in Inghilterra. Che credi? Che San Nicola sia conosciuto solo a Bari? Beh, certo che no. In Inghilterra, intorno al 1090 o giù di lì. William the Conqueror, Guglielmo il Conquistatore, era un grande devoto di San Nicola e fece costruire l'abbazia a Battle per celebrare la vittoria ad Hastings. Pare che il 6 dicembre 1067 William sia stato salvato proprio dal Santo di Mira durante una tempesta mentre attraversava the English Channel. La Manica. Cavolo! Ne ha fatte di cose San Nicola. Ho letto di storie, fiabe e leggende scritte su San Nicola un po' in tutto il mondo. Io so che in Russia nel 1113 Mstislav, principe di Novgorod, si era perso nel bosco. Quando aveva perso ormai ogni speranza, ecco che vide una luce. La raggiunse e si accorse che la luce proveniva dall'icona di San Nicola. Era l'icona venerata nel monastero femminile dedicato a lui a Kiev. La luce gli permise di orientarsi e così si salvò. Sapevate che una delle chiese più antiche di Berlino è dedicata proprio a San Nicola? Vabbè, loro hanno il Krampus. Che? Il Krampus. E praticamente, anticamente, i ragazzetti tedeschi si vestivano da demonietti, andavano in giro a spaventare la gente. Un giorno però un vero demonio si intrufolò fra questi ragazzetti che spaventati invocarono San Nicola. Da allora, il 6 dicembre, San Nicola gira per le case tedesche accompagnate da un ragazzetto vestito da Krampus che rimane innocuo finché c'è in giro San Nicola. San Nicola. Persino uno dei più antichi testi teatrali è dedicato a lui. Antichi quanto? Siamo in Francia, nel 1200. Oh, e che storia! Udite, udite, signori e dame! Quest'oggi vi racconteremo la storia di San Nicola Confessore e di come la sua statua sia stata messa a guardia dei gioielli di un mercante. Ma alcuni ladruncoli li rubarono. Allora il mercante si rivolse a San Nicola, che andò a scovare i ladri che si stavano dividendo il bottino. E questo chi è? Disse uno di loro. E San Nicola: figli di puttana, siete tutti morti, andrete alla forca! Ma tu, chi credi di essere? Giovanotto, io sono San Nicola e se non rimettete le cose a posto ci lasciate la pelle! Tipo tosto, San Nicola. Tosto! C'è una storia scritta in Olanda nel 1150. Racconta di una donna barese che veniva importunata da un giovane chierico. La donna invoca San Nicola, che si precipita sul ragazzo, lo prende per i capelli, lo solleva in alto e quando lo porta ad una giusta altezza gli lascia i capelli. Quello precipita per terra e San Nicola lo prende a cinghiate.
finché lui non invoca pietà e giura di lasciare in pace la donna. Mi sa che ci vorrebbe qualche San Nicola anche oggi, eh? Direi proprio di sì. Ci vorrebbe. In Moldavia festeggiano la traslazione di San Nicola a Bari. La Romania è costellata di bellissime chiese con gli affreschi sulle facciate esterne dove San Nicola è uno dei protagonisti delle scene rappresentate. Siete stati a Praga? Lì c'è una chiesa bellissima con sul soffitto un affresco gigantesco con tutta la storia di San Nicola. E sull'altare a sinistra è rappresentata proprio la scena dell'arrivo dei marinai con le spoglie di San Nicola a Bari. In Polonia viene raffigurato spesso al fianco di Nonno Gelo. Gelo? Il Santa Claus orientale. Sono tradizioni presenti anche in Lituania, Estonia, Lettonia. A Vilnius, la più antica chiesa russa è dedicata proprio a San Nicola. In Romania Nicola è il nome più usato per chiamare i figli. E l'antica sede vescovile rumena del XIII secolo è dedicata proprio al santo. A Bucarest, secondo un'antica tradizione, c'è una piccola reliquia donata a Michele il Bravo intorno al 1600 e c'è un luogo in cui si festeggia il 9 maggio la traslazione in Bari. È per questo che il 6 dicembre tutti gli anni è San Nicola che porta i doni ai bambini. E in Belgio, se dovevi scontare una condanna, dovevi venire a piedi fino a Bari. Qui ti rilasciavano un documento che tu riportavi indietro ed eri salvo, libero. E se vi dicessi che una vita di Nicola è scritta in arabo, si chiama Sirat e si trova al Cairo in Egitto? E che l'immagine di San Nicola si trova in un antico manoscritto arabo a Beirut? E che la Chiesa ortodossa di Tokyo è dedicata al santo? E in Spagna la cattedrale di Alicante. E il culto è arrivato fino alle isole di Maiorca, Minorca, Ibiza. Portogallo, Porto e Lisbona? Argentina, Paraguay, Messico e anche Cuba. Cuba? A Cuba c'è una chiesa di San Nicola proprio a La Habana. America. Cristoforo Colombo arriva da Haiti e chiamerà quel porticciolo San Nicola, che poi diventerà Santa Claus. Giusto! Stati Uniti. A proposito, ma lo sapete che fra poco riapriranno la chiesa dedicata a San Nicola proprio nel centro di New York? Quella che venne distrutta durante l'attentato dell'11 settembre. Ma come c'è arrivato San Nicola in America? Facile, olandesi, 1600. Gli olandesi, con le loro tradizioni e la loro fede, e che nemmeno il protestantesimo è riuscito a fermare. È la chiesa più antica del XIII secolo, la Basilica di San Nicola ad Amsterdam, che ha per santo patrono proprio San Nicola. È la festa più importante. Quella del 6 dicembre? Sì. Beh, quella è la festa di Sinterklaas.